famiglia. Tutto ha inizio nel 1926, quando Leopoldo Gori e Carlo Zucchi fondano a San Zeno la 1AR. Così viene battezzata la prima impresa orafa di Arezzo. Negli anni 60 vi entra a lavorare Sergio Squarcialupi, che nel laboratorio chimico scopre come recuperare e riciclare il metallo prezioso da tutti gli scarti di lavorazione. Quando negli anni 70 i fondatori scelgono di esternalizzare il processo di raffinazione, Squarcialupi decide di fondare la Chimet. Anni dopo, è il 2012, sarà sempre lui a salvare l'azienda in cui aveva iniziato come dipendente. Quella 1AR nel frattempo è entrata in crisi. 1AR e Chimet sono due aziende profondamente legate fra loro e oggi controllate dalla sola famiglia Squarcialupi. Con Family Business Forum siamo andati a conoscerla. Siamo all'interno del nostro laboratorio chimico che è accreditato per il titolo dell'oro e dell'argento. Fate conto che il nostro laboratorio esegue circa 40.000 prove all'anno, quindi i nostri operatori sono altamente specializzati per fare queste prove. È una prova molto importante perché la quantità di oro nei nostri prodotti è simbolo di garanzia appunto sia del prodotto che dell'azienda stessa. Qui siamo all'interno della nostra fonderia dove tutto inizia e abbiamo più tipologie di fusione. Qui dietro le mie spalle ci sono due macchine per la fusione in continuo, mentre poi invece fondiamo anche in staffe per degli oggetti diversi. Per quanto riguarda il quantitativo di oro nei prodotti dipende molto dal paese. Tipicamente in Italia l'oro è un 18 carati, se ci spostiamo verso l'est del mondo il titolo sale fino ad arrivare ai 22 carati, mentre ad esempio nel nord Europa è molto più tipico trovare dei titoli che vanno dal 10 al 9 carati. Qui siamo nella zona dove si preparano le leghe che lavoriamo all'interno della 1AR. I nostri prodotti sono sia in oro giallo che in oro bianco che in vari carati, partendo dal 22 fino ad arrivare al 9. Ogni lega è di colore diverso e quindi ogni lega ha la sua preparazione diversa. Questo è un esercizio che abbiamo fatto per vedere la differenza del peso specifico dei materiali, cioè sullo stesso volume li abbiamo riempito con dei materiali diversi. Se andiamo a prendere, ad esempio, passando da due estremi, l'acqua che sono 125 cc, pesa appunto 125 grammi, quando andiamo a prendere l'oro invece pesa oltre 1 chilo lo stesso volume. Questo per capire la differenza di peso specifico, passando tutti gli intermedi che sono lo zinco, il rame, l'ottone, l'argento e ultimo l'oro. Tutti gli scarti della lavorazione vengono fusi, saggiati e inviati in Chimet per recuperare poi il metallo prezioso contenuto, tipicamente oro e argento in questo caso. Diciamo che il nostro distretto fa una vera e propria economia circolare da sempre proprio per la preziosità della materia prima. La materia prima non buttiamo via niente, noi recuperiamo non soltanto dagli scarti di lavorazione che per certi versi sono ricchi, ma anche da tutto ciò che poi spaziamo per terra, recuperiamo dalle macchine e anche dagli scarichi idrici e anche dalle emissioni. Il primo processo è fare la ricetta di lega, la quale lega poi viene mandata in fonderia, viene fatta la fusione, il lingotto viene saggiato nel laboratorio, il laboratorio dà l'ok sul titolo, parte tutto. Qui si fanno la prima parte di lavorazione che essenzialmente sono trafile e laminatoi, quindi i lingotti vengono ridotti, l'oro viene ridotto o in nastri o in fili per poi andare dall'altra parte dello stabilimento in cui vengono fatte le lavorazioni sia meccaniche che artigianali, che ancora il nostro lavoro è sì in parte meccanico attraverso delle macchine che possono fare delle catene, degli orecchini, delle cose un po' particolari, però ancora le mani dell'uomo sono molto importanti. Qui è tutta la zona di incisione laser. Questi sono dei laser che servono per incidere tutti i prodotti perché ogni oggetto in oro deve avere
stampigliato al suo interno sia l'azienda che lo produce, sia il titolo che eventualmente il marchio dell'azienda nostro cliente. Qua entriamo nella zona che è un po' il nostro core business in Italia, ovvero la zona delle fedi. 1R produce circa il 70% delle fedi con cui si celebrano i matrimoni in Italia e quindi abbiamo una lunghissima tradizione e ancora, ripeto, siamo leader in questo campo. Tra l'altro, per quanto riguarda le fedi, abbiamo recentemente presentato a Vicenza Oro il nostro progetto per sempre, in quanto abbiamo applicato la quarta dimensione, ci piace dire così, la quarta dimensione che è il tempo alle nostre fedi, ovvero abbiamo applicato la tecnologia blockchain. Questo per venire incontro ad una clientela diversa, diciamo, da quella tradizionale, che si spinge sempre di più verso la sostenibilità. E le nostre fedi per sempre sono delle fedi in cui la materia prima proviene solo da riciclo, quindi è soltanto oro riciclato e quindi più sostenibile rispetto all'oro che proviene invece da miniera. Questo è un banco, è uno dei tanti banchi di lucidatura che abbiamo in azienda, perché ogni prodotto, ogni articolo deve essere lucidato a mano ancora e qui ripeto quanto è importante la manualità delle nostre maestranze. 1R da sempre è anche autorizzata a coniare, ma coniare, quando dico coniare anche moneta, lo ha fatto nel corso della sua vita, vi ho detto che 1R ha quasi 100 anni, il prossimo anno compirà 100 anni e tuttora abbiamo un reparto dedicato alla coniatura e in modo particolare ultimamente facciamo medaglie e anche degli oggetti commemorativi eccetera. Una cosa particolare che noi siamo anche l'azienda autorizzata a fare i famosi gettoni d'oro per la RAI e qui infatti vengono coniati i gettoni che poi andranno ai vincitori dei tanti concorsi RAI. Questa è l'entrata del nostro museo che dallo scorso anno è entrato nella rete di Musei Impresa e di cui siamo molto orgogliosi. In queste teche si vede l'evoluzione dell'azienda insieme all'evoluzione, alla storia dell'Italia. Arezzo è una città etrusca, quindi la tradizione dell'oreficeria parte molto da lontano e nel 1926 si incontrarono Leopoldo Gori e Carlo Zucchi, uno era un orefice, uno un commerciale e decisero di industrializzare quello che fino ad allora era una produzione prettamente artigiana e di rendere il gioiello un po' più democratico per certi versi. Si parte dalle prime produzioni degli anni 20 e 30 in cui sono particolari gli orecchini da vedova che venivano indossati appunto dalle vedove qui della Val di Chiana con questa pietra nera e anche tutti questi pendenti smaltati a mano. Chiaramente poi inizia tutta la parte del primo dopoguerra e appunto gli anni 30 con questi bracciali che ci ricordano addirittura i cingoli dei carri armati e fino ad arrivare alle fedi autartiche, perché quando Mussolini chiese agli italiani di sacrificare le proprie fedi per poter fare le campagne d'Africa, la 1R è stata una delle aziende che ebbe la licenza di produrre le fedi in metallo vile da dare agli sposi al posto di quelle d'oro. Subito dopo la guerra invece c'è il rifiorire dell'oreficeria, della gioielleria
e qui troviamo tutti i simboli che vediamo ora. Ad esempio quello è un bracciale a chicco di riso che tuttora produciamo, e quindi dagli anni 40 tuttora facciamo questo tipo di prodotto. Sono gli anni 50 in cui c'è questo ciondolo a forma di mine che noi quest'anno abbiamo riprodotto nei nostri gioielli fashion. La mina, come tanti altri simboli della guerra appena passata, proprio serviva per esorcizzare quei momenti, il momento buio che aveva passato il nostro paese. Negli anni 50 iniziano anche grandi film di Hollywood. Questa è la vetrina che ricorda le grandi dive. L'evoluzione della moda e degli stili va avanti fino ad arrivare negli anni 60 a questi bracciali che ci ricordano i colori delle cravatte regimental e a queste spille, a queste creazioni che ci ricordano un po' dei paesaggi lunari, no? Negli anni 60 l'uomo è arrivato sulla Luna, e alcuni artisti che hanno collaborato con ONR hanno iniziato a stilizzare quello che stava succedendo in quei periodi. Queste sono tutte le opere che sono state prodotte in serie su disegno di Gio Pomodoro. Ultimo ma non meno importante è tutta la teca del conio, delle monete. Anche in questo caso la ONR ha collaborato con dei grandissimi artisti. Per raccontare la storia di questa azienda io devo raccontare la storia di mio padre. E mio padre si chiama Sergio Squarcialupi, si è laureato in chimica industriale a Bologna. Poco dopo è entrato alla Gorizzucchi e è stato subito messo appunto a lavorare nel laboratorio. Quando poi i fondatori, i proprietari della Gorizzucchi hanno deciso di esternalizzare alcune tipologie di lavorazione, è nata la Chimet. È stato bravo mio padre nello sviluppare la Chimet non soltanto come affinazione dell'oro e dell'argento, ma ad affinare e a recuperare anche altre tipologie di metalli, come ad esempio tutti i metalli del gruppo del platino. Io sono qui quindi dal 2016, sono entrata prima come vicepresidente e nel 2018 sono diventata presidente, e devo dire che sono entrata veramente in punta di piedi, però in pochissimi anni mi sono innamorata di questa azienda e ora sono orgogliosa e molto felice di esserne a capo.